Sono giorni, sono giorni, sono giorni. E sono giorni che io mi fermo, sto qua e penso, ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma come, ma come, come siamo riusciti ad arrivare a tutto ciò? Come ci siamo riusciti ad arrivare a questo? Com'è stato possibile? E io questa domanda onestamente la devo per forza di cose rivolgere a Marotta, ad Ausilio, va rivolta a loro. Piaccia o non piaccia, attenzione, per me sono la garanzia, sono sempre stati la garanzia che in qualche modo si uscisse fuori anche dalla tormenta. Ce lo ricordiamo tutti, 4 anni fa, Conte che sbatte i piedi e va via, che facciamo, che non facciamo, arriva Inzaghi, che non è che scaldasse tanto, quando arrivò, proprietà, tra virgolette, fantasma, in quel periodo ricordiamo i problemi del gruppo Suning, e, ed eravamo tanto preoccupati. Ecco, per me la garanzia restano loro, restano Marotta, restano Sil, restano loro, assolutamente, quindi mi devo fidare, mi devo fidare. Però detto tra di noi così, ma proprio tra di noi, solo tra di noi, anche a bassa voce, anche a bassa voce. Ma che state a combinare? Ma che state... Ma, ma mai come adesso mi sembrano totalmente impreparati, totalmente stanno totalmente improvvisando. Questa è l'idea che, che mi sono fatto. Magari invece magari dietro c'è un disegno chiarissimo, che io in questo momento non riesco a leggere e valutare. Che sia chiaro, perché loro se hanno fatto quello che hanno fatto e sono arrivati dove sono arrivati, ci sarà un motivo. Se io sto qui nella mia cameretta a sbattere la scrivania e la sbatto, e se loro sono lì a dirigere un'azienda, perché ormai purtroppo parliamo soltanto di queste, di aziende come l'Inter, ecco, questa è la verità. Però stavolta anche ribadisco dall'intervista ieri, dalle parole, dai movimenti, da tutto l'ambiente, mi è sembrato che anche loro sono rimasti talmente straniti dal fatto che Inzaghi andasse via. È possibile che davvero non avessero un piano alternativo in mente, che non l'abbiano studiato? Cioè, è possibile che era... Tanto Fabregas magari ci dice sì, non è un problema, noi già l'abbiamo... Che poi anche lo stesso profilo in sé per sé, che è quello di una scommessa. Qua parliamo di scommesse, ragazzi. Scusate se ritorno su questo. Fabregas, una panchina in Serie A, stop. Kivu neanche un anno. Kivu è la prima esperienza l'ha fatta qualche mese fa a Parma. Per il resto viene appunto dalle giovanili e dalla primavera dell'Inter. Ecco, voglio sperare che lo conoscono bene e quindi gli diamo l'opportunità, non lo so, sanno di che pasta è fatto. Io da qua mi dà quelle vibes alla Stramaccioni, eh. Poi, per carità, fece una prima parte anche importante, poi si infortunarono tutti i giocatori, me lo ricordo. A un momento mi dà quelle vibes, anzi peggio, perché di Stramaccioni si parlava davvero come un grande talento, mi ricordo, a livello di manager, no? E mi dà quelle sensazioni qua. Ma adesso ne parliamo, signori miei. Prima, come al solito, se volete vi invito a lasciare questo benedetto like per l'algoritmo, che come al solito ci rompe le scatole. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. E i prossimi contenuti sono questi. Si vive alla giornata di questo in questo momento. Si vive di questo. E quindi din don scampanellata attivando la campanella. Grazie, grazie veramente perché almeno voi tanto supporto, tanti commenti, tante considerazioni, anche tanti insulti, fa parte del gioco, lo so benissimo e vi ringrazio in ogni caso. Grazie davvero. E
sta roba anche di Fabregas è una roba che ribadisco io non mi è chiara, non mi è per nulla chiara. Autorizzazione del presidente che poi non è arrivata, prima c'era stato, poi non c'era stato l'incontro, Londra, non Londra, eh, cose assurde. È lo stesso presidente Suarzo, poi ieri ho storpiato il nome, mi perdonasse, grande amico Suarzo, grandissimo amico e conoscente. Eh, Parlato di speculazione, del fatto che poi lui aveva assolutamente rifiutato di trattare proprio l'argomento Fabregas, perché Fabregas per loro è importante, bla 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 bla, quindi tante solo speculazioni. Non lo so, fatto sta che l'Inter in queste, proprio adesso è arrivata la notizia di Marzio, vira prepotentemente su Kivu, che poi vorrei capire anche perché poi stamane sono uscite anche dichiarazioni di Vieira, perché sembrava lui in pole nel momento in cui si era complicata la pista Fabregas, che poi si era complicata, pare che sia stata sempre complicata, da quello che adesso ci viene raccontato, perciò vi dico, questa storia veramente è difficile da inquadrare. E Vieira oggi dice: no, ma io sto bene, voglio continuare col Genoa. Quindi non vorrei che l'Inter abbia beccato anche il 2 di picche da Vieira. Cioè, sarebbe grave. Cioè, sarebbe veramente grave se nessuno di questi si vuole sedere sulla panchina dell'Inter. Sarebbe molto grave, onestamente, eh, perché semplicemente significa che il progetto scotta tantissimo e nessuno vuole di certo bruciarsi. Kivu è un nome che non mi scalda per nulla, onestamente, non può scaldarti, cioè tu hai appena fatto una finale di Champions League persa malamente, anzi vieni da due finali di Champions in 3 anni, vieni da, ribadisco, questo per me è importante, viene dal fatto che adesso tu hai un livello, più che livello, un livello no, ma una considerazione europea, cioè le altre squadre ti riconoscono. Paradossalmente l'Inter non viene riconosciuta tanto in Italia, ma all'estero ti riconoscono e tu dall'anno prossimo ti presenti con un rookie in panchina. Cioè, se sta roba boh, o è rivoluzionaria, sono dei veggenti, se sono dei veggenti riescono a fare una roba del genere un'altra volta, Marotta e Ausilio, io veramente, io non lo so cosa gli farei, io alzo le mani e dico veramente voi siete dei fuori classe, io vi affido tutto, la mia vita, tutto quello che volete. Ma al momento almeno concedetemelo un minimo di essere qui perplesso, questo credo che mi sia dovuto, ribadisco. Leggiamo proprio la notizia rilasciata. L'Inter ha chiamato il Parma per l'autorizzazione a parlare con Christian Chivo, molto probabilmente verrà concesso. Che poi sta roba che mo adesso sempre dell'autorizzazione, le prime volte che sento tutte queste robe. Qua c'è un commento bellissimo. Sei onorato dalla primavera, poi chiamato per l'Under 23. Ora, prima scelta della panchina dell'Inter. Ma come? Solo ti può venire in mente di affidare la panchina a Kivu? Mamma mia. Non lo so. Mi sembra una roba strana. Mi sembra tutto strano. E, e niente, io concludo con la domanda iniziale. Come siamo arrivati a tutto questo? Come ci siamo riusciti? Boh. Ah, fatemi aprire un'ultima parentesi, anche per distrarmi, soltanto per distrarmi, anche se non è una distrazione piacevole. Avete visto la nuova maglia dell'Inter? Cioè, l'avete vista? Cioè, ma una roba tradizionale si può avere una volta ogni tanto, una volta ogni 10 anni si può avere una roba tradizionale. L'ultima maglia bella, io ricordo quella della stagione 2015-2016. Se non sbaglio era Jovetic con il numero 10. Era una bella maglia. Il blu che è blu, il nero che è il nero e le strisce con la giusta adesso non si capisce più niente, cioè io faccio i complimenti come ho fatto sui miei profili su Instagram, davvero faccio dei complimenti genuini perché così come non è facile migliorarsi, non è neanche facile peggiorarsi ogni anno e riuscirci, non è facile ragazzi, e loro ci riescono continuamente e da un lato sta roba un po' mi porta veramente ad apprezzarle, a dire ma come fate? Non è facile eppure ci riuscite, bravi ma bravi per davvero. No, una roba che è incredibile. Comunque, in questo momento è soltanto la ciliegina sulla torta, figurate.
interessa quel che interessa. E ragazzi, aggiorniamoci e vediamo, aggiorniamoci. Io vorrei, basta, basta, non ce la faccio più, non ce la posso, sarei il caldo, non ce la faccio più. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschi.